E se ti dico che Harry Potter è stato fortunato, che è stato scelto dal destino e che Silente è stato il suo più grande protettore? Probabilmente annuisci, è così che ce l'hanno sempre raccontata. Ma adesso fermiamoci un secondo e guardiamo i fatti, quelli veri, quelli che non sono nei libri. Harry Potter non è cresciuto in una famiglia difficile per caso. È stato messo in una famiglia che lo odiava. Silente lo sapeva, lo dice chiaramente. Sapeva che i Dursley lo avrebbero trattato male. Sapeva che sarebbe cresciuto in un sottoscala. Sapeva che sarebbe stato isolato, umiliato ed ignorato e nonostante questo lo ha lasciato lì per 10 anni. La domanda non è perché non lo ha salvato prima, come ci siamo posti in tanti. La vera domanda è perché ha scelto proprio quel tipo di infanzia per lui. Perché se tu prendi un bambino, lo cresci senza affetto, senza sicurezza, senza una vera famiglia, poi gli dici che è speciale, che è diverso e che ha un destino molto più grande, quel bambino diventa perfetto per essere guidato. O se vuoi dirlo in modo più brutale, per essere usato. Nei libri questa cosa è ovunque. Silente controlla le informazioni, decide cosa Harry deve sapere e quando. Decide cos'è per il suo bene, decide cos'è troppo pericoloso da dirgli. E intanto Harry cresce con un'idea molto semplice in testa. Il suo valore dipende da quanto è disposto a sacrificarsi. E questa non è una cosa che nasce da sola. È una cosa che si costruisce. Pensateci, Harry non sceglie mai davvero di stare fuori dalla guerra. Non ha mai una vera alternativa. Ogni anno viene buttato un po' più dentro. Un segreto in più, un peso in più, un rischio in più. Sempre con qualcuno dall'alto che dice è necessario, è per il bene superiore. E qui arriva la frase più importante di tutta la saga, lo dice Piton. Non un cattivo qualsiasi, no? Uno che conosce il piano dall'interno, lo conosce bene. Lo hai allevato come un maiale per il macello. Una delle frasi più iconiche. E Silente non risponde non è vero, Silente tace. Questa non è l'immagine di un mentore puro, è l'immagine di uno stratega, di qualcuno che guarda il quadro grande e accetta che un ragazzo venga spezzato pezzo per pezzo, purché il risultato funzioni. Quindi oggi non voglio chiederti se Silente fosse buono o cattivo, voglio chiederti una cosa molto più scomoda. E se Harry non fosse mai stato il prescelto, ma solo il candidato perfetto? Nel resto del video vediamo perché Joy Boy, no scusa, perché la profezia, Voldemort e tutto quello che succede dopo funzionano solo perché qualcuno ha preparato il terreno e perché forse Hogwarts non è solo una scuola, è un posto dove si impara anche a diventare pedine, senza nemmeno accorgersene. Parliamo della profezia, perché è qui che la storia di Harry Potter smette di essere una favola sul destino e inizia a sembrare qualcosa di molto più costruito. Nei libri Silente è chiarissimo su una cosa: la profezia non ha potere di per sé, non è una legge dell'universo, non è un comando divino. Funziona solo perché Voldemort decide di crederci. Se Voldemort non avesse mai ascoltato quella profezia o se avesse deciso di ignorarla, Harry Potter sarebbe rimasto un bambino qualunque. Questo cambia tutto, perché significa che il prescelto non nasce, viene scelto. E viene scelto da Voldemort, ma dentro un sistema che qualcun altro controlla meglio di lui, sapete bene chi. Silente sa che la profezia è pericolosa, sa che è una miccia, sa che basta pochissimo per trasformarla in una condanna a morte, per un semplice bambino, eppure non la distrugge, non la nasconde per sempre. E ragazzi, non chiude la questione, la tiene lì come un oggetto radioattivo, in un posto dove prima o poi, lui lo sa, qualcuno la userà. E quando Piton, per caso o per sfortuna, ne sente solo metà e la riporta a Voldemort, il meccanismo scatta. E qui, signori miei, c'è il punto chiave. Senza quell'informazione parziale, Voldemort non avrebbe mai avuto motivo di andare a cercare i Potter. Non avrebbe mai marchiato Harry, ma soprattutto non avrebbe mai creato lui stesso il suo nemico perfetto. La profezia non predice il futuro. La profezia, signori miei, l'ha provocata. E Silente questo lo capisce benissimo. Tanto che anni dopo lo spiega chiaramente a Harry.
Sei diventato importante per Voldemort solo perché lui ha deciso che lo eri. Non perché l'universo lo voleva, non perché il destino lo aveva scritto, ma perché qualcuno ha fatto una scelta sbagliata, possiamo dire, basata su un'informazione pericolosa che non doveva circolare così. A questo punto la domanda smette di essere se la profezia è vera, era vera. La vera domanda è chi ha permesso che diventasse reale? Perché una profezia chiusa in un cassetto è solo aria. Una profezia messa in circolo in un mondo pieno di paura e potere è un'arma politica. È un modo per creare un nemico, un simbolo, una guerra che si autoalimenta. E guardate un po' che ironia. Voldemort pensa di stare combattendo il destino. In realtà sta solo reagendo a un meccanismo che lo sta usando dal profondo. E Harry cresce dentro questa storia senza mai aver scelto davvero di entrarci. Non è il destino che lo spinge verso Voldemort, è una catena di decisioni, omissioni, silenzi e informazioni date, ma indovinate un po', a metà. E quando una storia funziona così, quando basta una profezia ascoltata nel modo sbagliato, per creare una guerra lunga 20 anni, forse il problema non è la magia, anzi è l'ultimo dei problemi. Forse il problema è chi gestisce il gioco dall'alto. E non mi riferisco a Dio. E nel prossimo segmento entriamo nella parte più concreta e più pericolosa di tutte, le armi ancestrali di questo mondo. Cioè, gli strumenti reali di distruzione di massa del mondo magico. Perché lì capisci che non stiamo parlando solo di scelte morali, stiamo parlando di potere vero. Fino ad ora abbiamo parlato di profezie, scelte e manipolazione, ma adesso entriamo nella parte più concreta. Quella dove il mondo magico smette di essere una favola e diventa una struttura di potere vera e propria. Perché in Harry Potter esistono delle armi che sono molto più pericolose di un qualsiasi incantesimo lanciato in un duello. Pensateci un attimo, cosa fa davvero paura a Voldemort? Non è solo la bacchetta più potente, non è solo l'Avada Kedavra, è la morte e soprattutto è l'idea di non poterla controllare, come anche a noi, no? Da qui nascono gli Horcrux, non come colpo di scena, ma come progetto. Un piano a lungo termine per rendersi intoccabile. Voldemort non sta cercando di vincere una guerra, sta cercando di rendere la guerra inutile. Perché se non puoi morire, prima o poi vinci per forza. E qui Silente lo sa, lo capisce prima degli altri. E invece di distruggere tutto in modo diretto, costruisce un percorso complicatissimo fatto di oggetti, indizi, missioni e sacrifici. Perché? Perché questo tipo di potere non si combatte frontalmente, si smonta pezzo per pezzo, come una bomba. La pietra filosofale, il mantello dell'invisibilità, la bacchetta di Sambuco e i doni della morte. Queste non sono solo reliquie magiche, sono strumenti di controllo sulla vita e sulla morte. E chi li possiede di fatto è sopra le regole normali del mondo, come le armi ancestrali. E guarda, chi è che conosce davvero tutti questi pezzi? Chi li studia, chi li colleziona e chi li nasconde, chi decide quando devono entrare in gioco. Silente. Non li usa per diventare un tiranno, questo è verissimo, ma li amministra, li tiene fuori dalla portata degli altri, decide chi può avvicinarsi a quel potere e chi no. Decide anche i tempi, decide i rischi accettabili. E poi c'è Harry, poverino, che viene inserito dentro questo sistema senza mai avere la mappa completa. A lui vengono date missioni, indizi, frammenti di verità fatti apposta, ma mai il quadro totale. Perché il quadro totale è troppo pericoloso, o forse perché se lo vedesse potrebbe anche decidere di non giocare più. In pratica il mondo magico è pieno di armi che non sono fatte per combattere una battaglia, ma per controllare il risultato finale della guerra. L'immortalità, la resurrezione, l'invisibilità. Potere assoluto sulle bacchette. Sono scorciatoie sopra le regole del gioco. E da quando esistono queste cose, la vera lotta non è tra il bene e il male, è tra chi decide come e quando queste armi entrano in scena. E da qui capisci che Harry non è un generale, non è uno stratega, è la pedina che deve attraversare il campo minato, seguendo un percorso già tracciato da altri. E nel prossimo segmento arriviamo al punto più scomodo di tutti.
quello dove questo percorso porta a una sola conclusione possibile e dove capisci perché a un certo punto l'unica mossa che resta a Harry è accettare di morire. A questo punto tutto quello che abbiamo visto porta qui. Non a una grande battaglia, non a un colpo di scena eroico, ma a una scelta obbligata. Harry deve morire. Non perché è scritto nelle stelle, non perché lo vuole il destino, ma perché il sistema costruito attorno a lui funziona solo così. Dentro di lui c'è un pezzo di Voldemort e l'unico modo per distruggerlo davvero è distruggere anche quel pezzo. Silente lo sa da anni e quando lo capisce con certezza non cambia piano, lo perfeziona. Qui entra in gioco la cosa più inquietante di tutte. Silente non prepara Harry a sopravvivere, lo prepara ad accettare la morte. Fa venire i brividi, ragazzi. La pietra della resurrezione non serve a salvarlo, serve a dargli il coraggio di camminare verso la fine. È un conforto, non è una via d'uscita, è l'ultimo gesto di un piano che non prevede un ritorno sicuro. E quando Harry cammina nella foresta proibita, non sta facendo una scelta completamente libera, sta facendo l'unica scelta che gli è stata resa possibile da anni di silenzi, omissioni e verità dette a metà. È stato cresciuto per essere quel tipo di persona da dire ok, lo faccio io. Ed è qui che la storia si ribalta, perché noi la leggiamo come il momento più eroico di Harry. Ma se guardiamo insieme il percorso che lo porta lì, sembra molto di più il momento in cui il progetto di Silente arriva a compimento. Non un assassinio, non è un tradimento diretto, sia chiaro, ma qualcosa di molto più sottile. Una vita intera indirizzata verso un unico punto, fino a far sembrare quella fine inevitabile, giusta e necessaria. E sì, Harry sopravvive. Ma questo non cancella il fatto che il piano prevedeva la sua morte, non è bello. Che per anni l'opzione principale fosse a un certo punto dovrà sacrificarsi. Il lieto fine non rende il percorso meno freddo. Lo rende solo più facile da accettare per chi guarda da fuori. Alla fine Voldemort cade, il mondo magico è salvo. Silente viene ricordato come un grande eroe, è vero. Ma se guardi bene, Harry non ha mai vinto una partita tutta sua. Ha solo sopravvissuto a una strategia più grande di lui. E allora forse la frase giusta non è Harry ha sconfitto Voldemort. Forse è Harry è l'unico sopravvissuto a un esperimento lungo 17 anni. E Hogwarts, più che una scuola per lui, è stato il posto dove ha imparato una cosa sola, importante, lentamente senza accorgersene, che quando arriva il momento devi essere pronto a morire per il piano di qualcun altro. È stato un piacere come al solito e spero che il video vi sia piaciuto. Sapete che io parlo sempre di teorie controverse, cerco diciamo il pelo nell'uovo e a volte ci azzecco anche. È stato un piacere avervi sul mio canale, condividete, commentate sia che siete d'accordo che se non siete d'accordo. Schiacciate anche la campanella, condividete e iscrivetevi. Ciao a tutti da Akira Popcorn.